Stavo facendo colazione quando suonarono alla porta. Andai ad aprire, ma non vi era nessuno. O meglio, qualcosa c'era. Un fagottino abbandonato. Con dentro l'ultimo nato in casa OHEM, l'OHEM iSteady MT2, che pesa solo 653 grammi. Chiamai subito i miei alter ego per condividere la notizia e scoprimmo, litigando come era nostro solito fare, che era sbalorditivo. Si trattava di un gimbal stabilizzato su 3 assi che poteva essere utilizzato non solo con lo smartphone, ma anche con una action cam come la GoPro. E soprattutto con una fotocamera mirrorless o compatta. Riusciva infatti a sopportare fino a 1,2 kg di carico. Ma la cosa che lo rendeva fantastico era il sensore magnetico basato sull'intelligenza artificiale, che aveva un non so che di magico. Ti consentiva infatti di essere inseguito dal gimbal indipendentemente dal dispositivo utilizzato e quindi anche con una fotocamera. Per attivarlo era sufficiente fare il gesto OK e per fermarlo Alt. Una caratteristica che apprezzai molto era anche il fatto di poter cambiare a piacere l'inquadratura, semplicemente con questo gesto. E se installavi il gimbal su una rotaia, il sensore ti consentiva di rimanere centrato nell'immagine mentre il carrello si spostava, creando una ripresa dinamica come i professionisti. Nella confezione erano presenti una marea di cavi per collegare le più disparate fotocamere, sia per caricarne la batteria direttamente dal gimbal. Il collegamento ti consentiva di controllare da remoto l'avvio e la fine della registrazione di un video, per esempio sfruttando un nuovo gesto. Con questo gesto si poteva attivare l'avvio e la fine della registrazione anche con la GoPro via Bluetooth o con lo smartphone utilizzando l'app OHEM Joy. Tramite quell'app si poteva anche controllare il gimbal da remoto, semplicemente muovendo lo smartphone oppure utilizzandolo come joystick. Un'altra cosa fantastica erano la piastra arca-swiss con cui veniva fornito, l'attacco per smartphone molto robusto in quanto completamente in metallo e quello per la GoPro e infine la slitta ad L regolabile. Con quella staffa, sulla quale si poteva montare indistintamente la macchina fotografica, lo smartphone o la GoPro, era agevole passare dalla classica ripresa panoramica a quella verticale, anche se il gimbal ti permetteva comunque temporaneamente di passare all'altra modalità modificandone l'orientamento. In questo modo potevi tenere anche il monitor aperto se dovevi riprenderti, quindi per un vlog. Il sensore di intelligenza artificiale era dotato anche di LED per illuminare le scene particolarmente buie. Ovviamente, date le dimensioni, era da utilizzare nelle situazioni di emergenza, altrimenti conveniva utilizzare qualcosa di più potente, che comunque poteva essere montato sul gimbal sfruttando i fori filettati da 1/4 di pollice. Fori che potevano ospitare anche un microfono esterno oppure un monitor. Aveva la possibilità di memorizzare un punto di partenza e uno di arrivo per effettuare un timelapse in un tempo impostato via app, agendo su 2 pulsanti direttamente dal gimbal, e anche questa funzione era molto utile perché consentiva di utilizzarla anche con la macchina fotografica. Era possibile impostarne diverse modalità di funzionamento. Questo mi consentiva addirittura di poter utilizzare la mia Sony con obiettivi intercambiabili per effettuare riprese in modalità Inception, quindi con infinite rotazioni. Aveva degli ampi angoli di rotazione che non avevo mai visto prima d'ora in un gimbal, e questo ti dava una versatilità estrema sui vari movimenti. Infine era dotato di un display OLED da 0,91 pollici e la batteria con un'autonomia fino a 17 ore.
Complessivamente questo nuovo gimbal era quello che mi ci voleva, perché finalmente avevo trovato un unico gimbal che potesse essere utilizzato con più dispositivi, soprattutto con la mia fotocamera. Se ti è piaciuto questo video premi mi piace e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, attivando la campanella, così verrai avvisato ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Ciao e buona serata!